Ciao a tutti, ben ritrovati su Stelle Turche Rivelate. Prima di iniziare, ricordatevi di iscrivervi, mettere like e attivare la campanella per non perdere nemmeno un aggiornamento sulle storie più calde delle vostre star preferite. Oggi vi porto dentro una notte lunghissima, sospesa tra paura e sussurri, con Can Yaman e Demet Özdemir al centro di una tempesta che nessuno avrebbe potuto prevedere. La scena si apre in ospedale, dove il corridoio profuma di disinfettante e insonnia, e le luci al neon sembrano non dare tregua a nessuno. Tutti aspettano notizie su Mr. Halil, e ogni passo di un medico fa scattare speranze e brividi insieme. «Com'è Mr. Hill?» chiede qualcuno, quasi trattenendo il respiro, come se pronunciando quelle parole potesse cambiare l'esito. Il dottore, con lo sguardo serio e le mani ancora segnate dai guanti, risponde calmo: «È ancora in sala operatoria». Le voci si spengono di colpo, e il silenzio che segue ha il peso di una verità che nessuno vuole affrontare. Dopo un tempo che sembra non passare mai, il medico riappare. «È troppo presto per dire qualcosa di definitivo», spiega, e non promette nulla. «Abbiamo fatto tutto il possibile, ma le sue condizioni restano critiche. Speriamo nel meglio». Le parole cadono come pietre sul pavimento lucido del corridoio. E mentre tutti cercano una sedia, uno sguardo, qualsiasi appiglio, Can resta in piedi, lo sguardo fisso da qualche parte oltre la vetrata delle emergenze. «È tutta colpa del caso Leila», sussurra, la voce rotta da un senso di colpa che gli si legge in faccia. «Mio zio ancora crede che sia innamorato di lei». Accanto a lui, un amico di vecchia data prova a riportarlo a terra, gli appoggia una mano sulla spalla, parla piano per non ferire. «Quello che è successo a lui non è sulle tue spalle. E poi, tu lo sai bene che non sei innamorato di lei, vero?» Can inspira a fondo, ma non risponde. Demet lo osserva, ferma, con quella presenza silenziosa che dice più di qualsiasi discorso. Tra loro passa una corrente antica, quella di due persone che hanno vissuto troppo per mentirsi, e troppo per arrendersi. Lì intorno si respira la tensione delle famiglie che si stringono per non cadere. Demet si avvicina a Can, gli porge una bottiglietta d'acqua e non gli chiede nulla. Sa bene che certe parole hanno bisogno di tempo, non di fretta. Per un attimo sembra che stiano per abbracciarsi e invece resta tutto sospeso, come sospesa è la notte. Ogni tanto qualcuno alza la voce, qualcuno litiga con una macchina del caffè che non vuole funzionare, e intanto i telefoni vibrano senza smettere, rimbalzando notizie, ipotesi, segreti mai detti ad alta voce. Leila compare in ogni sussurro, come un'ombra che allunga le dita proprio quando meno te l'aspetti. E forse è per questo che Can, a bassa voce, ripete che questa faccenda non doveva arrivare fin qui, che Mr. Halil non avrebbe dovuto preoccuparsi, che tutto è degenerato troppo in fretta. Ma proprio quando le ansie sembrano cedere il passo all'apatia, la storia sterza altrove, assumendo un tono quasi grottesco. Lontano dai corridoi imbiancati, nella casa di Isa, il caos è di tutt'altro tipo. Isa è convinta che il fidanzato sia scomparso, e trasforma il salotto in un teatro di rituali improvvisati. «Oh no, il mio ragazzo è sparito. È tutta colpa vostra», sbotta puntando il dito contro le amiche, come se fossero loro le responsabili di una magia nera che ha portato via l'uomo dei suoi sogni. «La vostra energia negativa sta rovinando la mia relazione», protesta, aprendo cassetti e tirando fuori salvia essiccata, candele e una campanella tibetana trovata chissà dove. E via a bruciare salvia in ogni angolo, a creare cerchi, a mormorare frasi che nessuna delle presenti capisce fino in fondo. Una delle amiche sbuffa e alza gli occhi al cielo. «Basta con queste sciocchezze». Ma Isa non molla, «Siete solo gelose. La connessione che ho con lui è reale, e non permetterò alla vostra negatività di distruggerla». Le amiche, strette sul divano, oscillano tra divertimento e fastidio. Nonostante il lato comico, l'aria è tesa. A un certo punto una di loro, stanca dei fumi e delle accuse, le sbotta in faccia: «Ma quando sei impazzita?» E Isa, offesa, pianta la campanella sul tavolo come a sancire una verità: «Se non capite, non è un problema mio». Nel frattempo la serata, fuori, scivola verso qualcosa di più cupo. Le voci corrono da un palazzo all'altro più rapide della luce, e il quartiere sussurra la stessa storia. Dicono che Uncle Hal sia caduto seriamente malato. Hanno sentito dire che la pressione gli è crollata all'improvviso e che adesso è in ospedale. Bastano poche frasi per far dilagare il panico. I cugini, i parenti alla lontana, gli amici che si chiamano fratelli senza esserlo per sangue, non ci pensano due volte,
Dobbiamo andare a vederlo subito. E corrono, alcuni senza giacca, altri con il cappotto sbagliato, tutti con il telefono già pronto a chiamare la zia, il vicino, chiunque possa dare una risposta in più. Quando arrivano, trovano Khan e Dimet davanti alla terapia intensiva. Gli sguardi si incrociano senza bisogno di presentazioni. La paura è una lingua che tutti capiscono. La porta della rianimazione non si apre mai abbastanza in fretta, e le ore si allungano come elastici pronti a spezzarsi. Una infermiera esce e li aggiorna con frasi misurate. Le condizioni restano gravi. Non gli promette nulla, ma non gli toglie la speranza. Una cugina, la più sensibile, scoppia a piangere. Se dovesse succedergli qualcosa, non me lo perdonerò mai, mormora, strofinandosi gli occhi con il dorso della mano. Le chiedono di andare a casa, di riposarsi. Lei scuote la testa, la voce si spezza in gola. Non me ne vado senza vederlo. Intanto, seduta su una sedia di plastica, prova a chiamare Fit. Lo cerca, insiste, ma lui non risponde. La frustrazione sale e scivola addosso a tutti. Non posso credere che stia ancora chiedendo di Fit proprio adesso, sussurra qualcuno, con un filo di rimprovero mescolato alla preoccupazione. Le ore passano, e ciascuno trova un modo diverso per resistere. Khan cammina avanti e indietro, con il telefono in mano e 1000 messaggi da ignorare. Dimet ogni tanto si allontana per prendere aria, poi torna e si siede accanto a lui senza dire nulla, e in quel silenzio c'è un'intera enciclopedia di cose mai risolte. Non c'è una Redcopter a salvarli, non c'è un personaggio da interpretare, restano soltanto due persone contro una notte durissima, incastrate tra ciò che sono state e ciò che potrebbero ancora essere. Più tardi, una voce rompe la quiete. Per favore, fateci sapere se c'è qualsiasi cambiamento nelle condizioni di Agliazza. L'infermiera annuisce. Certo, vi chiameremo immediatamente. Il nome, pronunciato così, rimbalza sulle pareti e aggiunge confusione a confusione, ma nessuno ha la forza di correggere. Alla fine, quello che conta è soltanto una cosa: che respiri, che apra gli occhi, che la vita tenga duro almeno un altro poco. Intanto, nei telefoni, le chat impazziscono. Alcuni chiedono di Leila, altri insinuano che sia stato uno scontro di parole troppo duro, un pranzo andato storto, una cena di famiglia finita con le porte sbattute. Khan, sentendo pronunciare quel nome, irrigidisce le spalle. È come se si chiedesse fino a che punto il passato può ancora fargli male. Dimet, però, non alza mai la voce. Lo guarda e basta, come a dirgli che non bisogna spiegarsi proprio adesso, ma che certe zavorre, prima o poi, vanno lasciate sul ciglio della strada. La loro fama, in queste ore, non serve a niente. Non ci sono fotografi a cui sorridere, non c'è un ciak a cui obbedire. C'è solo la lunga attesa di una porta che si apra con una buona notizia. Nel mondo parallelo di Isa, le cose non vanno meglio. Ha riempito il lavello di piattini con i sali, ha cambiato 3 playlist per trovare quella con la frequenza giusta, e ogni tanto butta un occhio al cellulare sperando che il fidanzato scriva. Le amiche, stanche, le ripetono che questa non è magia, ma comunicazione. Isa però non ci sta, insiste sul fatto che esiste un legame, una corda invisibile che li tiene uniti. E se quella corda adesso tira, è perché qualcuno ci ha messo del veleno. Una delle amiche, scettica, le racconta di quando ha litigato con un ex e che non è servito a niente bruciare la salvia. Isa le risponde che questo è diverso, che qui c'è una promessa, una specie di destino a cui lei non vuole rinunciare. E se poi il destino fosse soltanto un pretesto? Ma Isa non ascolta, e la campanella torna a vibrare tra le sue dita. Di nuovo in ospedale, i minuti scivolano come gocce su un vetro appannato. C'è chi parla piano, chi non parla affatto, chi telefona a un sacerdote, chi cerca una stanza vuota per pregare. Un medico passa lentamente e tutti trattengono il fiato. Poi, quando si accorgono che non porta notizie, l'aria torna a uscire dai polmoni in un sospiro rassegnato. È una veglia strana, in cui nessuno osa fare domande troppo dirette. Eppure, tra le righe, i pensieri si accavallano. Mystery sopravvivrà? Fit risponderà? E quella parte di verità che nessuno vuole nominare esploderà alla fine, quando già sarà troppo tardi. Khan, stremato, si appoggia al muro e chiude gli occhi. Ricorda i pranzi domenicali, le parole di incoraggiamento, le risate robuste di chi non si arrende davanti a niente. Se dovessi perderlo, si ripete, niente avrebbe più lo stesso colore. Dimet lo vede cedere di 1 millimetro e non lo lascia cadere. Gli parla piano, senza giri di scena,
con il rispetto di chi conosce la vita prima del successo e al netto delle luci. Quello che prova non lo rivela a nessuno, ma i suoi occhi tradiscono una lotta. L'istinto di restare, il timore di farsi male di nuovo, la voglia di credere che certe storie possano cambiare corso. Intorno a loro, i cugini continuano a chiedere aggiornamenti, domandano della pressione, dei parametri, delle possibilità. La risposta è sempre la stessa: critiche, stabili, in bilico. La notte è un gomitolo che non si lascia sciogliere. E infatti non si scioglie. Si allunga, si attorciglia, chiama in causa vecchie ferite. A un certo punto una cugina scivola su una sedia e chiede a bassa voce se sia vero quello che si dice in giro su Leila e Khan. La stanza si raffredda di colpo. Dimet si volta appena, e in quel gesto c'è una scelta: non alimentare il fuoco, non adesso. Khan capisce e non aggiunge altro. L'amico di prima riprende parola, come un ponte tra ciò che ferisce e ciò che salva. A volte le persone leggono quello che vogliono vedere. E a volte, per farsi capire, bisogna semplicemente restare. Non scappare. Khan resta. Dimet resta. E la porta, dentro, resta chiusa. Una seconda infermiera esce con un foglio in mano. Gli occhi di tutti si accendono in un istante. Ma niente, solo un cambio di terapia, un'aggiunta di attenzione, uno slittamento di orario. La cugina piange di nuovo e promette a se stessa che se lui ce la farà cambierà tutto, smetterà di perdersi in cose piccole, smetterà di rimandare le telefonate importanti. È un voto che molti fanno quando la vita passa rasente. Khan infila le mani in tasca, Dimet si sistema il mantello sulle spalle, qualcuno accenna a un sorriso per non far precipitare gli altri. Apparentemente non succede nulla, eppure ogni secondo scrive la sua storia. Intanto, lontano dal neon dell'ospedale, la città si spegne e si accende, e Isa continua a credere che il suo rituale stia funzionando. Finalmente le arriva un messaggio dal fidanzato, poche parole confuse, un domani rimandato. Isa lo legge a voce alta e decide che è un segno. Le amiche la guardano e una di loro le dice che forse il segno è che deve parlargli davvero, senza fumi e senza altari improvvisati. Isa esita. Poi spegne la candela e apre la finestra, lasciando che il fumo scappi via. La notte la prende per mano e lei, per la prima volta, resta in silenzio. In ospedale l'alba si avvicina con passi leggeri. I neon sembrano meno crudeli, i bicchieri di plastica abbandonati sui tavolini raccontano di caffè bevuti per restare in piedi. Qualcuno tira fuori una coperta, qualcuno appoggia la testa sul braccio dell'altro. Khan e Dimet non hanno bisogno di dirsi grazie, si basta un cenno. Un respiro più lungo, un attimo in cui le mani si sfiorano senza prendersi. Potrebbero cadere dentro o scappare via, e invece rimangono nel mezzo, laddove le scelte hanno il sapore dell'attesa. La domanda resta sospesa come all'inizio, identica e crudele. Mystery sopravvivrà? Fit tornerà? E quale segreto, in questa storia, tutti stanno ancora nascondendo? Quello che è certo è che questa notte cambierà qualcosa. Forse non nel modo che tutti si aspettano. Forse non tra le luci di un set o nei riflessi di un vestito elegante. Cambierà tra i passi stanchi di un corridoio, tra i messaggi lasciati senza risposta, tra i nomi pronunciati a metà. Khan guarda Dimet come si guarda una strada che si conosce bene ma che non si percorre da tempo. Dimet ricambia come si guarda una casa che ha tenuto le luci accese anche quando fuori pioveva. E intanto, in un angolo, il telefono vibra ancora. È l'infermiera, vi terremo aggiornati, ve lo promettiamo. Non appena ci sarà un cambiamento nelle condizioni di Agliazza. Fino ad allora si resta qui, nell'attimo prima di una notizia, con il cuore appeso tra ciò che si teme e ciò che si desidera. Se volete scoprire come andrà a finire, restate connessi qui su Stelle Turche Rivelate. La storia continua, con le sue crepe, con i suoi ritorni, con le sue parole sospese. Chiamatela pure come volete, qualcuno tra i fan l'ha già ribattezzata Kuma, ma una cosa è sicura. È la vita a scrivere le trame più incredibili. Iscrivetevi, attivate le notifiche e non perdetevi i prossimi sviluppi. Le luci si abbassano, la notte trattiene il fiato e la domanda resta, inesorabile. Basterà il mattino a rimettere a posto ciò che la notte ha scompigliato?